Dinosauri non c'erano una volta, né ci sono mai stati. Un saluto e grazie di essere su Canal 104 Plus. È il plus che fa la grande differenza. Tutti sanno che viviamo in un mondo dove ci hanno iniettato e ci stanno iniettando credo di tutti i tipi, per confondere e deviare il vero obiettivo della nostra esperienza terrena su questo meraviglioso regno piano. Hanno i mezzi per instillare questi credo semplicemente prendendoci fin da piccini e in modo innaturale allontanandoci dai genitori ancora prima dell'adolescenza per impartirci ubbidienza e regole innaturali dove riceviamo l'educazione dei docili schiavi esecutori. Affronto nuovamente l'argomento dinosauri. Con l'avvento della IA-asino spingono ancora di più la fantascienza, meglio la fantapseudoscienza, perché la IA-asino è un programma realizzato dagli uomini. Di intelligenza non ha nulla, ma ha solo la velocità di lavorare su algoritmi e la ricerca dati scelti dagli stessi uomini che l'hanno programmata, non da ricerche indipendenti. Se digitiamo "quando hanno scoperto i dinosauri", la rapidissima IA-asino sforna questa frase: i dinosauri sono stati scoperti scientificamente all'inizio del XIX secolo. Sì, ha sfornato il termine scientificamente. I dinosauri sono stati e sono una truffa. I dinosauri sono falsi, non sono mai esistiti. Non parlo della storia dei dinosauri qui, ma solo la spiegazione logica dell'inganno dei dinosauri. L'estinzione del dinosauro è una falsa teoria ed anche i fossili dei dinosauri sono semplicemente artefatti falsi. Nel 1806 il naturalista e pittore Charles Wilson ha assemblato in Filadelfia lo scheletro di un mastodontico Mammut americanum. Nel 1822 Gideon Mantell era il responsabile della scoperta e della identificazione definitiva del primo fossile di denti. Vediamo il termine scientificamente che decanta la IA-asino. Da questi denti sconosciuti, Gideon Mantell ha inventato l'iguanodonte. Com'è possibile che da alcuni denti siano risaliti a questo scheletro di dinosauro? Il signor Richard Owen è stata una figura controversa ed uno dei più famosi artisti truffatori del mondo. È conosciuto per aver coniato il termine dinosauro nel 1842, che deriva dal greco unendo le parole deinos, terribile, spaventosamente grande, e sauros, lucertola o rettile, col significato di terribile lucertola. Dal 1856 fino al 1884 è stato sovrintendente del Museo Britannico. Inoltre ha smentito la validità dell'origine della specie di Darwin, affermando che è stato lui il primo ad avere questa teoria. Non a caso siamo nel periodo della teoria, ripeto per i meno attenti, teoria dell'evoluzione iniziata negli stessi anni, il 1859. Dopo la morte di Owens, Huxley ha analizzato il lavoro di Owen, concludendo che difficilmente tutte queste speculazioni e risoluzioni sarebbero state in grado di superare i test dell'investigazione. Un altro famigerato errore di Owen è stato il primo fossile di uccello conosciuto, che Owen ha ottenuto e descritto nelle pubblicazioni del 1863. Il fossile è stato riesaminato nel 1954 e gli scienziati hanno determinato che Owen lo ha girato sottosopra, la parte dorsale per la ventrale, tralasciando le due caratteristiche più importanti. Lo sterno, essendo piatto, provava che l'uccello non poteva volare ma planare e che la forma naturale della scatola che conteneva il cervello era come quella di un rettile. Nel 1853 Owen ha dato il nome di Protichnite alla orma più grande trovata sulla Terra. Queste orme provengono dal periodo cambriano, dell'era paleozoica, del franerozoico, durata da 541 a 458,4 milioni di anni fa. Se credete ad un lasso di tempo così lungo, meglio vi iniettate un'altra dose di credulina. Questa è la bestia collegata a quell'equivoco di orma nella roccia che arriva da quei 500 milioni di anni fa. Nel 1856 Joseph Leidy, amico di Owen, trovò dei resti in Montana, ancora una volta dei denti. Nel 1868, 12 anni dopo la scoperta dei denti, venne mostrato pubblicamente lo scheletro dell'Hadrosaurus folchi all'Accademia Naturale di Scienze.
Questa era al 100% una ricostruzione di gesso basata solo su un paio di denti non identificati. Durante i decenni che seguirono vennero inventate altre fantasie di Owen, vennero scoperti altri tipi di dinosauri a cui furono dati i nomi in Inghilterra ed in Europa di Massospondilo nel 1854, Scelidosauro nel 1859, Botriospondilo nel 1875 e dell'Homosaurus nel 1877. I dinosauri divennero una montatura ed alcune persone vollero credere a questa eccezionale fantasia. Iniziarono a credervi così tanto al punto da chiudere gli occhi alla verità. Rivediamo alcuni passi dal video Il grande artificio. I dinosauri non sono stati scoperti prima del XIX secolo. I fossili di dinosauro sono stati trovati solo dagli esperti e solo in località remote. Le specie che si possono vedere nei musei sono composizioni da un esiguo numero di veri fossili. Il primo fossile vero di dinosauro che è stato scoperto si è rivelato essere una frode. Come possiamo vedere qui, nel 1922 quest'uomo a sinistra, H.F. Orford, date un'occhiata a questo dente in basso a sinistra dove ha detto «Wow, questo arriva da un uomo primitivo!» Così alcuni artisti hanno disegnato come avrebbe potuto essere quell'umano e non molto tempo dopo hanno scoperto che il dente era di questo tipo di maiale selvatico chiamato pecari e la ritrazione fu pubblicata nel 1927. Il tizio qui, Osborne, è sempre lo stesso che ha inventato il T-Rex e il Velociraptor. Grande, vero? Quindi la truffa dei dinosauri fa parte della truffa dell'evoluzione. Che cosa hanno in comune tutti questi animali? Ve lo dico io. Hanno tutti 4 zampe e sono tutti ben bilanciati, sono proporzionati. Se li tagliamo in due possiamo vedere che dall'anteriore al posteriore abbiamo qualcosa che sostiene il peso frontalmente e qualcosa che sostiene il peso posteriormente. Non penso che necessariamente ogni parte in sostanza sostenga più peso dell'altra. Forse la parte anteriore porta un po' più peso perché la testa sporge un pochino. Ed ora diamo un'occhiata alla fisicità dei dinosauri. Se tagliamo in due queste creature nel loro punto di bilanciamento fintanto poggiano su 2 piedi, che cosa pensate possa succedere? In fin dei conti questo significa che dobbiamo essenzialmente tagliare via le loro code e se date un'occhiata alla grande massa che si trova davanti alle loro zampe rispetto alla grande massa che si trova dietro le loro zampe, non riesco a vedere come sia possibile che queste creature possano stare ritte. Forse alcune di loro nella parte bassa, giusto qui, questo tipo sembra possa bilanciarsi con le braccia frontali, zampe frontali. Forse lo spinosauro qui può farlo, ma alla fine non ci hanno mai mostrato queste creature camminare sulle zampe anteriori. Forse questo qui, ma stanno ritti e camminano in giro con le loro zampe posteriori. Il T-Rex ha piccole braccia di nessun valore, non può equilibrarsi. Possiede così tanta carne e massa qui nella sua testa, ma la sua coda non può compensare il bilanciamento. Tutte queste creature cadrebbero piatte al suolo con la loro faccia. Osservate quanto sono stupidamente piccole le loro braccia frontali nel punto che avrei voluto separare. Questo è come penso poteva veramente sembrare il T-Rex perché la sua coda non poteva bilanciare tutta la sua massa davanti alle zampe posteriori. Non dimenticate che credere è nemico di conoscere. Grazie di aver ascoltato fino alla fine. Vi ricordo che per tenervi aggiornati e per le vostre ricerche individuali, svincolate dalla narrativa ufficiale, avete a disposizione il pratico e fornito indice alfabetico, di cui trovate sempre il link in tutte le descrizioni dei video. Sono sempre in pronta consegna i libri Il risveglio e Il secolare nuovo ordine del male. Anche il modesto valore di una buona tazzina di caffè attraverso PayPal è più che gradito.